Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Cancro o ascendente Cancro o Luna o Venere in Cancro, solo per i più esperti. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere. Andiamo a vedere l'evento in arrivo e come sappiamo, come vi insegno sempre, gli eventi sono enti, entità, spiriti. E quindi andiamo a vedere questo evento che bussa alla tua porta in qualità di spirito, la sfera in cui si manifesta, dove avverrà, amore, lavoro, vocazione, famiglia, corpo, anima. Poi andiamo a vedere il significato spirituale e karmico di questo evento, cioè il messaggio spirituale che l'evento porta con sé. Può essere una lezione, una guarigione, cosa vuole insegnarti lo spirito? E poi la risposta sacra da offrire, cioè il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi, come relazionarsi a questo evento. Andiamo a vedere poi la presenza invisibile che ti accompagna, può essere un alleato invisibile, un antenato, un archetipo. E poi vediamo la sintesi poetica, la visione futura, cioè come può trasformarti questo evento, ok? Allora, partiamo, Cancro. Cosa ti sta per accadere? Prima carta, l'evento in arrivo. La sfera in cui si manifesta questo evento, dove avverrà? Il significato spirituale e karmico dell'evento, la risposta sacra da offrire, il sacrum facere, cioè come rapportarsi all'evento, allo spirito dell'evento, che è la stessa cosa, Poi, scusami, la presenza invisibile che ti accompagna, un alleato invisibile, una forza, un archetipo, e poi la sintesi poetica e visione futura, come può trasformarti questo evento, dove può portarti. Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro profondo e partiamo. Cosa ti sta per accadere? Allora, vediamo l'evento in arrivo, c'è lo spirito, no? A ci picchia il diavolone. L'evento è il diavolo. Allora, questo evento che arriva è potente, magnetico, anche destabilizzante. Aspettate, c'è una formichina qua. Eppure lavo almeno ogni 2 giorni qua sopra la scrivania. Non c'entra queste belle mie. Ah, ma sei andate là, ok. Allora, destabilizzante stavo dicendo, cioè qualcosa ti metterà di fronte a un legame, oppure qualcosa ti metterà di fronte a una dipendenza che hai, oppure a una tentazione che hai. Questa cosa può essere un incontro carnale o karmico, una situazione che sembra irrinunciabile, ma che ti chiede verità. Cioè qua il diavolo non è il male, questa è l'ombra che ti ama così tanto da voler essere redenta. Questa carta ti chiede a cosa stai ancora dando il tuo potere? A cosa stai dando ancora il tuo potere? Può anche essere la tentazione, che ne so, di lamentarsi in continuazione, una dipendenza anche da questo, oppure un legame carnale, una sfida. A cosa stai ancora dando il tuo potere? Ed è questa è la mente razionale. Quindi un evento che ti mette davanti a questa necessità di confronto. Andiamo a vedere la sfera in cui si manifesta questo evento. A ci picchia, l'appeso, si preannuncia una stesa potentissima qua iniziatica. Allora, questo evento si manifesta in un ambito in cui ti senti bloccata o bloccato, oppure in un ambito in cui ti senti impotente, oppure in un ambito in cui ti senti in attesa. Può trattarsi di un amore irrisolto, di un progetto che non parte, oppure di una situazione lavorativa dove ti senti sacrificata o sacrificato.
Cosa ti mostra l'appeso? L'appeso ti mostra che ciò che credevi punizione è in realtà iniziazione. L'appeso è la carta dell'essere spirituale, della persona spirituale. Cambia prospettiva, colui che va controcorrente. È anche la carta dell'iniziato a una dottrina spirituale, sciamanica. È la carta anche di medici, di operatori olistici, mi spiego? Quindi qua ti dice l'appeso: cambia sguardo, accogli l'inversione. L'evento ti sbloccherà, ma solo se scegli di lasciare andare l'attaccamento al controllo. Ok? Qual è il significato spirituale e karmico di questo evento? La tua felicità, l'autosufficienza emotiva. Allora, questa esperienza ti porta verso l'autosufficienza emotiva, cioè dal piacere che nasce dall'amarsi profondamente. Questo evento è una prova che separa il piacere che nutre dal piacere che incatena. È come se stessi imparando a dire: io merito la gioia, ma non a costo della mia libertà. Il 9 di coppe è il tuo trono interiore, perché da qui puoi iniziare a scegliere relazioni sane, dei cammini ispirati, dei successi che ti riflettono veramente. E adesso andiamo a vedere come rapportarsi a questo, come relazionarsi, no? Ok, vediamo. Boom, lucidità, re di spade. Questa è la chiarezza della mente illuminata. Il re di spade qui ti chiede di essere lucida o lucido, distaccata, distaccato, integro, cioè non reagire con il cuore ferito o con il bisogno, ma scegli con discernimento e potere interiore. Cioè arriva questo evento, non reagire con il cuore ferito, con la vittima, con il bisogno, perché qua mi sta parlando di una stesa che si passa dal vittimismo al mago. Vittimismo della mente, ragazze mie, ragazzi, vedete il video Il potere sciamanico, magia pratica 12 se non sbaglio. Va bene? Perché vi fa fare un salto di consapevolezza. Allora, devi rispondere a questo evento con la tua autorità spirituale. Le parole devono essere precise, i confini netti, come pure le tue intenzioni. Cioè non servono drammi qua, servono delle decisioni luminose. Devi offrire la tua stessa mente, il senso del vittimismo che tutti noi abbiamo perché abbiamo quelle credenze inculcate dall'infanzia. Offrila agli spiriti, mente lucida, decisa, ok? Parlare chiaro, confini netti. Ok. Andiamo a vedere adesso qual è la presenza invisibile che ti accompagna. Wow, tutti gli dei. La ruota della fortuna è il destino, tutti gli dei, tutte le forze ti accompagnano. Qua è come se gli dei danzassero, gli dei, le forze, c'è qualcosa di destinico sta avvenendo. Un giro karmico si sta chiudendo finalmente, un nuovo ciclo si apre. Qua la ruota ti dice questo: non sei più la stessa persona, non devi più ripetere lo stesso schema. Anche se sembra che tu stia perdendo qualcosa, in realtà stai salendo di livello e ciò che si allontana non ti appartiene più. Questa è una svolta karmica, ragazzi miei ragazzi, è una stesa iniziatica. Vediamo dove ti conduce questo evento. Combattivo. 9 di bastoni. Qua ti vedo in piedi, sei provata o provato, però sei forte. Più saggia, più saggio, più vigile. Qua mi dice che hai attraversato un passaggio difficile, ma ora sai proteggere il tuo tempio interiore. Sei sulla soglia di un nuovo inizio, più consapevole dei tuoi limiti e dei tuoi desideri. Qua mi dice: passi questa fase, non mollare proprio ora. La trasformazione è quasi compiuta. Sei un guerriero dell'anima e questo fuoco ti ha reso incorruttibile. Ok? Cioè,
Ti sta per arrivare un evento forte e seduttivo. Il diavolo qua ti mostra l'ultima catena da spezzare. L'appeso ti chiede di accettare che quel blocco era un dono, però travestito da blocco. E il 9 di coppe ti riconduce a una nuova alleanza con te stessa o con te stesso. Puoi rispondere con lucidità, con amore che non cede al ricatto, mentre l'universo qua che cosa succede? Gira la ruota, portandoti fuori da questo labirinto di tentazione, di vittimismo. Il 9 di bastoni ti consacra, ti dice sei più forte, più libero, più integro. L'amore che verrà o che resterà sarà degno della tua nuova luce. Cioè, la domanda che ti faccio, scrivimela sotto nei commenti oppure scrivitela sul tuo quaderno rituale, no? A che cos'è che stai dando ancora potere? Che non merita più la tua energia? A che cosa? In quale ambito della tua vita stai restando sospesa o sospeso per paura di cambiare? In quale? Che cosa succede se cominci a dire no dal luogo dell'amore di te stessa? Cioè, sei nel luogo dell'amore per te stessa? Bene, che cosa succede se inizi a dire no ad alcune cose che non fanno parte dell'amore per te stessa o per te stesso? Perché questo è un viaggio iniziatico, è il destino, tutto il destino, tutti gli spiriti ti sostengono in questo. Ne uscirai più provata, ma con una forza indomabile, incorruttibile. Ok? Vediamo le specifiche cosa ci dicono, in modo tale da andare a specificare ancora di più. Sul diavolo. Questo evento è in arrivo. L'8 di coppe, te ne devi andare da sta roba qua, ragazze e miei ragazzi, dovete accettare. Allora, l'8 di coppe mi parla di un cambio emotivo, emozionale che arriva, un cambio, uscire da una situazione che ti ha nutrito fino a un certo momento, ma che adesso non ti nutre più. E quindi fare il cosiddetto viaggio ctonio, sotterraneo, no? Attraversare, dare la mano all'emozione, per quanto difficile sia, dolce tristezza, dolce malinconia, è un po' l'approccio wabi sabi questo col 9 di coppe, no? Di cui abbiamo fatto anche il video wabi sabi leggendo il libro della mia maestra Selene Caloni Williams. Allora è la tristezza, dolce malinconia che ti prende per mano. Non sfuggire, non vittimizzarti, fatti il viaggio ctonio sotterraneo e lascia che questa forza, questa dea faccia il suo compito affinché possa darti la libertà. Libertà. Magari devi lasciare una relazione tossica o una situazione tossica della tua stessa mente, un tuo modo tossico di vedere le cose, soprattutto il vittimismo con queste due carte mi parla. Che ce l'abbiamo dentro tutti, ragazze e miei ragazzi, ce l'abbiamo dentro tutti. Poi spunta ogni tanto, no? Ecco perché la mente deve essere, il cuore deve essere vigile a ciò che dice la mente, sempre. Sull'appeso. La papessa, sì, devi seguire solo la voce interiore, perché questo evento ti porta, allora, questo evento ti porta a spezzare una catena che tu già sai qual è con la papessa, tu già sai qual è questa catena qui, questa dipendenza, questo modo di fare, di essere, che poi diventano dipendenze. Vediamo sul 9 di coppe. 3 di spade, hai sofferto moltissimo, però devi smettere di vittimizzarti, Queste carte mi parlano di vittimismo, chi più chi meno, ovviamente ognuno di voi ha un livello di consapevolezza e coscienza diverso. Qua mi parlano chiaramente che c'è stato un cuore trafitto, una ferita antica di un cuore trafitto, ti sei sentita tradita, sin dall'infanzia, dai tuoi genitori, dalla tua famiglia, qualcuno, tutti abbiamo avuto queste lezioni karmiche, no? Quelli lì, quelle cose che hai vissuto erano il potenziale per poter adesso scegliere la gioia. Ok. Sul re di spade, cavaliere di bastoni, non devi assolutamente esitare nel prendere delle decisioni nette. No. Sulla ruota,
L'asso di denari, guarda, allora, quello che ne verrà da questo evento sarà un nuovo inizio concreto, stabile e radicato. I denari mi parlano di concretezza della tua vita, nell'ambito affettivo, nell'ambito lavorativo, di concretezza, laddove ti sentivi bloccata o bloccato. Possono essere anche più aree, E vediamo questo 9 di bastoni, poi ti faccio un sunto di tutto. E qua abbiamo un bellissimo cavaliere di coppe. Qua io poi vedo l'amore. Qua io poi vedo l'amore, il darsi, l'offrirsi, nonostante la stanchezza tu ti apri ed è come se i tuoi occhi lucidi si illuminassero di bellezza, di guarigione, di gioia. Adesso ti faccio un riassunto su tutte le aree, va bene, di questo evento che sta per accadere. Qua arriva un evento che impone una rottura con qualcosa che ti teneva legata o legato per paura o per dipendenza emotiva. Cioè arriva un evento che ti mette faccia a faccia con l'attaccamento, con una relazione oppure un'abitudine o un pensiero che ti aveva incatenato, un modo di vedere la vita o le persone o le cose che ti aveva incatenato. Tu scegli di andartene da questo attaccamento qui. Il rito del distacco consapevole, l'otto di coppe, no? Anche se fa male, anche se c'è ancora amore o bisogno, qualcosa in te ti dice questo non è più il tuo cammino. Quindi a livello di amore può essere la fine di una relazione oppure una presa di distanza da una relazione tossica o disuguale, oppure mettere dei nuovi confini. A livello di lavoro significa anche lasciare una collaborazione che limita il tuo potenziale o ti sfrutta. Perché? Perché la tua voce interiore ti sta dicendo non sacrificherò più la mia luce per ricevere approvazione. E questo evento si manifesta nell'ambito in cui hai atteso troppo. Hai atteso in modo silenzioso, senza agire, in sospensione. La papessa, come ti ho detto prima, conferma che lo sapevi già. Qualcosa non era più in linea con la tua anima. A livello amoroso forse una relazione a senso unico, un amore non espresso, un legame che ti costringeva al silenzio, non lo so. Nel lavoro hai mantenuto anche una posizione di sacrificio per paura di perdere, ma l'intuizione ti chiedeva il cambiamento. Qua io credo che tu abbia potuto avere anche, quindi questo distacco e questo attaccamento qui ti porta a una guarigione fisica, perché a livello di corpo e salute qua vedo che puoi aver avuto delle stanchezze croniche o di dolori fisici come dei segnali proprio spirituali di ciò che deve essere lasciato andare. E adesso che cosa fai? Con dolce fermezza interrompi questa stasi, torni a vedere la tua verità interiore, non come dubbio, ma come guida. Qua c'è una ferita del passato molto forte, una delusione profonda, un amore spezzato, un abbandono, che aveva costruito in te un certo ideale di felicità, però il tuo spirito adesso dissolve questa illusione, perché il vero benessere non viene dall'avere qualcuno, ma il vero benessere viene dal sentirsi completi anche nella solitudine. Il 9 di coppe qua ti riconduce a te, il 3 di spade ti mostra che non è egoismo scegliere la pace interiore. Qua mi dice che un ciclo karmico si chiude, impari a non scambiare più l'amore con la dipendenza, perché qua c'è amore che viene scambiato con la dipendenza nei confronti di qualcuno. Quindi come devi offrirti? Il cavaliere di bastoni con il re di spade, questo è chiarissimo, è un invito chiarissimo all'azione. Il re di spade ti dice pensa lucidamente, parla chiaramente, sii coerente con la tua verità. Il cavaliere di bastone ti dice agisci, viaggia, segui la tua passione, anche se ti porta lontano, perché questo è il momento di prendere decisioni risolutive, tagliare con ciò che confonde, inseguire ciò che accende. Non servono drammi qua, serve dire io scelgo la mia luce. Allora, per esempio, in amore qua, se ami veramente qualcuno, devi agire con onestà, ma se devi andare, fallo con rispetto. Qua nel lavoro vedo anche, sto parlando nelle varie aree dove ti sentivi bloccata, ok? Nel lavoro vedo che prendi il timore e non aspetti più approvazioni o segnali esterni. E che succede anche nel corpo? Che nel corpo qua il movimento, la danza, i viaggi, no? L'energia fisica qui ti fanno uscire da una certa pesantezza. E qua c'è un bellissimo sostegno invisibile, mi dice che c'è una nuova occasione concreta che il destino ti porta. È un nuovo inizio, un'opportunità lavorativa, un incontro, un progetto, la ruota gira a tuo favore. E con lei arriva una benedizione tangibile.
Questa non è solo una svolta energetica, è una vera e propria porta che si apre nel mondo materiale, concreto della tua vita. Un nuovo seme da piantare, un segno chiaro dell'universo. A livello amoroso può essere una nuova relazione stabile, oppure un incontro del destino, oppure una relazione che si solidifica dopo aver fatto una certa pulizia. Però lo vedo più nelle prime due sfere, quello che ti ho detto. A livello di lavoro questa è un'offerta, una proposta, un contratto, una risorsa che cambia proprio le carte in tavola. Va bene? E questa impresa eroica, no? Mi dice, dopo tutto questo ti vedo in piedi, saggia, saggio, stanco ma presente. E questo cavaliere di coppe ti dice che stai per ricevere o per dare un amore nuovo, dolce, maturo. Quindi in amore potresti ricevere una dichiarazione sincera oppure vivere una rinascita amorosa dopo da un luogo nuovo. Quindi se hai già una persona, vivere una rinascita amorosa da un nuovo luogo di consapevolezza interna. Ok? Però ti devi staccare da sta dipendenza. Quindi a livello di lavoro arriva qualcosa proprio che nutre il tuo cuore, non solo il portafoglio. Qua a livello di spirito c'è proprio l'unione tra il guerriero e il poeta. Sei forte, sensibile, adesso lo sai. Quindi arriva un evento forte e liberatorio che ti scuote dal profondo. Lasci qualcosa che credevi irrinunciabile, ma che ti toglieva la vita. L'intuizione ti aveva già avvisato, ora il tempo della stasi è finito. Il dolore che riaffiora è solo la crisalide che si rompe. Dietro c'è il tuo trono, il tuo sì alla libertà. Con lucidità e passione scegli te stessa o te stesso. L'universo come dono ti offre una realtà tangibile. La tua visione finale è quella di un cuore maturo che ama senza paura e di un essere umano che non si accontenta più del compromesso, ma che vuole la verità che vibra d'amore. Allora ti faccio una domanda. Cosa stai lasciando per amore di te stessa o di te stesso? Scrivimelo sotto sul quadernino rituale. Cosa stai lasciando per amore di te stessa o di te stesso? A cosa stai dicendo no per amore tuo? Dov'è quella cosa che ti ho chiesto prima, quella cosa che ti ho detto già lo sapevi, ma hai avuto paura di agire? Perché adesso è il tempo dell'azione. Wow. Sconvolgenti queste stese che sto facendo, veramente sconvolgenti, mamma mia, maestose, eroiche. Vediamo cosa ti dice, appunto, 2000 carte stanno dicendo, l'oracolo. Cosa ti dice l'oracolo? L'ordine, devi mettere ordine, quello che ti ho detto. Sviluppa le tue capacità di organizzazione, i tuoi viaggi sono protetti. Fai anche dei viaggi, qua mi dicono, che magari avevi rimandato a lungo, che per dipendenza con qualcuno non stai facendo. Corri il rischio di essere tradito o usurpato, certo. Hai corso il rischio, magari sei stata tradita o usurpato, certo, dalla tua stessa mente. Tu rimani fedele alla parola data, cioè la parola data è il tuo cuore. Coraggio, devi trovare il coraggio per dire basta. Arriva questo evento, ok. Confini, lucidità, vai, chiaro, l'universo ti brinda. Ciò che sembra male verrà trasformato in bene. Tieni a bada l'impulsività, continua a camminare con coraggio. Coraggio viene dal latino cor cordis, corabeo, che significa avere cuore. Queste azioni ben determinate, come offrirti a questo evento con coraggio, determinerà un successo strepitoso, un brindisi da parte dell'universo. Ok? Wow, cos'altro ti dicono queste carte? La tormenta. Tutti gli uragani arrivano al loro fine. È la fine dell'uragano, la fine della tormenta, perché scegli da un luogo sacro che è l'amore di te stessa o di te stesso. È un nuovo giorno per te, il mondo ti aspetta, il mondo ti sta aspettando. Sarai proprio regina o re del tuo regno. Bellissimo, ragazze mie ragazzi, stupefacenti queste letture che sto facendo. E ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, mi raccomando, praticate yoga sciamanico, l'arte spirituale e
come mi state scrivendo, come state facendo. I risultati sono tangibili e immediati dopo la costanza, la pratica, la disciplina. Io ti ringrazio per aver scelto la libertà, l'amore. Detto questo, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!